negli scorsi video abbiamo dato un'occhiata a due custom ISO basate su Windows profondamente diverse tra loro. La prima era quella di Tiny10, che serve sostanzialmente a rivitalizzare macchine estremamente vecchie, ma che dall'altro lato presenta alcune importanti limitazioni. La seconda che invece abbiamo provato è stata RevIOS, che si comporta bene a tutto tondo, ma richiede un minimo di risorse hardware per funzionare adeguatamente. Manca insomma una custom ISO che si vada a piazzare in quella fascia intermedia oppure anche nella fascia alta per chi vuole davvero spremere il massimo dal suo computer. Bene, io penso di averne trovata una che ho testato in questi giorni e che mi è piaciuta, ma andiamola a vedere insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Eccoci pronti per iniziare. La prima cosa che dovremo fare sarà quella di procurarci la nostra custom ISO che ci servirà per andare a installare questo sistema operativo nel nostro computer, oppure se preferiamo testarlo prima in una macchina virtuale, come ti ho insegnato a fare qualche video fa. Per procurarci questa custom ISO la cosa da fare è aprire come sempre il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andare a digitare Ghost Spectre Windows 11. Effettuiamo la ricerca e il primo risultato, come sempre, sarà quello che ci interessa. In particolar modo il sito si chiama tech-latest.com. Facciamoci clic su e veniamo portati in questa pagina. Dovremo scorrere abbastanza fino a questo punto in cui ci vengono indicate le varie versioni di questa custom ISO basate su Windows 11 e attenzione, c'è anche la versione basata su Windows 10. Se vorrai provarla su macchine un pochino più datate ti basterà fare la stessa ricerca che abbiamo fatto ma indicando Windows 10 al posto di Windows 11 ed ora non ci resta che andare invece a scaricarla. Per farlo scegliamo quella più in alto, quella marcata 22H2SV2-64-bit Official Release. Facciamoci clic su e veniamo trasportati un po' più in basso, sempre nella stessa pagina. Prima di cliccare su Mirror per andare a scaricare la nostra ISO, dovremo ricordarci invece di copiare in memoria questa password, perché il file che andremo a scaricare molto probabilmente sarà un file compresso e per decomprimerlo ci verrà richiesto appunto di inserire la password. Quindi evidenziamo questa parte che dice 22H2U8, clicchiamo col destro con il mouse e scegliamo copia in modo da tenerla in memoria. Clicchiamo quindi su Mirror 1 e vediamo che il nostro download si avvierà automaticamente, altrimenti se questo non partisse da solo ci basterà fare clic su questo pulsante. Attendiamo il termine del download. Ed ecco fatto, il nostro download è terminato. Quello che dobbiamo fare adesso è cliccare sulla frecciolina, scegliere Mostra nella cartella, chiudere il browser e andare a fare doppio clic per aprire il file zippato che è stato scaricato. A questo punto dovremo semplicemente trascinare sul desktop la nostra ISO e vediamo che ci viene richiesta quella password che avevamo copiato prima. Se abbiamo fatto in questo modo ci basterà semplicemente cliccare con il pulsante destro e scegliere Incolla. La password viene inserita automaticamente e noi facciamo clic su OK per scompattare il nostro file. Ci metterà un minutino. Perfetto, anche il nostro file è stato scompattato. Possiamo chiudere la cartella
e passare al prossimo step. Arrivati a questo punto, come ho detto in apertura del video, abbiamo due possibilità. La prima è quella di installare questo sistema su una macchina virtuale per provarlo prima di decidere se installarlo o meno sul nostro computer, cosa che sarebbe appunto la seconda scelta. Possiamo installarlo come standalone, cioè da solo, oppure in dual boot con un altro sistema, Linux o Windows che sia. Se tuttavia vogliamo installarlo, avremo bisogno di creare un pendrive di installazione, procedura che ho mostrato già più di una volta nei video precedenti, ma che, siccome sono buonissimo, mostrerò nuovamente, seppur in maniera molto rapida. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è procurarci un pendrive di, direi, almeno 8 GB per prepararlo e farlo diventare un pendrive di installazione di questo sistema. Quindi colleghiamo il pendrive al nostro computer e prima di procedere andiamo a scaricare il software che ci servirà, cioè Rufus. Quindi molto rapidamente apriamo il nostro browser e sul motore di ricerca digitiamo Rufus. Andiamo sul primo sito rufus.ie, scendiamo un pochino nella pagina fino alla voce di download. Chiudiamo la pubblicità che dovesse eventualmente aprirsi e vediamo che il download parte ed è anche molto rapido. Mostriamolo nella cartella, ancora una volta chiudiamo il browser, facciamo doppio clic per installare questo programma sul nostro computer. Quindi accettiamo di apportare modifiche al dispositivo, chiudiamo la finestrella di installazione e dopo aver cliccato su sì per consentire a Rufus di aggiornarsi, vedremo che si apre la finestra principale di Rufus. Quello che dobbiamo fare a questo punto è scegliere il nostro dispositivo, cioè il pendrive su cui andare ad inserire la ISO di Ghost Spectre che abbiamo appena scaricato, ma come vedi nella mia macchina il pendrive non viene visualizzato e questa è una domanda che mi avete fatto molti relativamente alle macchine virtuali, perché io in questo momento sto lavorando appunto su una macchina virtuale. Per far vedere una periferica USB installata sul computer fisico alla macchina virtuale, quello che bisogna fare è andare in basso dove c'è questa barra, cliccare su dispositivi, scegliere USB e andare a scegliere il nostro pendrive, che in questo caso si chiama Verbatim Store and Go. Quindi faccio clic e vediamo che il pendrive viene inserito nella macchina e il pendrive su cui avevo masterizzato la ISO di installazione di ReviOS, che adesso viene visto anche da Rufus e che è pronto per essere aggiornato e diventare un pendrive di installazione di Ghost Spectre. Per fare questo dovremo scegliere l'immagine ISO che vorremmo mettere sul pendrive, quindi cliccheremo su seleziona, ci ricordiamo che abbiamo messo la ISO qui sul desktop, quindi clicchiamo su desktop nella finestrella che si aprirà e scegliamo Win11 Pro 22H2 Superlight eccetera eccetera, che è la nostra immagine ISO. Clicchiamo su apri e ricordiamoci su macchine vecchie, su macchine quindi piuttosto datate come hardware, di selezionare la voce MBR. Su macchine un pochino più recenti selezionare GPT. Se una di queste due opzioni non dovesse funzionare, niente paura, rifai la stessa procedura e cambia questa opzione. Io, essendo una macchina abbastanza nuova, sceglierò GPT UEFI. Clicchiamo su avvia e togliamo i segni di spunta da tutte queste impostazioni perché non servono nel nostro caso. Clicchiamo ancora su ok e finalmente su ok, ma come al solito facendo attenzione e ricordando che questa procedura cancellerà tutto quanto il contenuto del pendrive, quindi utilizza un pendrive vuoto oppure utilizza un pendrive di cui vuoi perdere i dati. Mi spiace ripetermi, ma la prudenza, come sappiamo, non è mai troppa. Clicchiamo su ok e attendiamo il termine dell'operazione.
Confesso che nel frattempo sono andato a mangiarmi un cucchiaino di Nutella, quindi spero di non avere i baffi sporchi. A questo punto possiamo cliccare su Chiudi e il nostro pendrive è pronto. Ora, se vorrai utilizzare questo pendrive per installare Windows come sistema operativo principale, dovrai ricordarti di impostare l'avvio da pendrive nel BIOS della tua macchina. Entrare nel BIOS è un'operazione variabile e dipende dalla macchina che hai, quindi può essere necessario premere il tasto Canc, il tasto F2, F12, F10, F11, ci sono diverse possibilità. Una volta entrato nel BIOS, nella sezione di boot dovrai impostare l'avvio appunto da questo pendrive. Se invece, come nel nostro caso oggi, vorrai fare un test di questo sistema operativo e utilizzarlo su una macchina virtuale, non ti servirà nessun pendrive. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà creare una macchina virtuale in VirtualBox che ho appena aperto, con delle caratteristiche veramente minime per poter testare adeguatamente questo sistema. Quindi clicco su Nuova, do un nome a questa macchina, la chiamerò Ghost Spectre 11. Andremo a scegliere l'immagine ISO che, ti ricordo, si trova sul nostro desktop, quindi cliccheremo su Apri. Come vedi, VirtualBox individua il tipo in Microsoft Windows e la versione in un Windows 11 naturalmente a 64 bit, e a questo punto potremo semplicemente fare avanti e in questa schermata andare a correggere gli errori evidenziati da questo quadratino rosso. In questo caso gli errori sono gli spazi che vado ad eliminare. Non seleziono appositamente le guest additions per rispondere ad un'altra domanda che mi è stata fatta da molti e far vedere come si porta una macchina a tutto schermo. Quindi clicco ancora una volta su avanti e come memoria vado ad attribuire solamente 2 giga a questa macchina, cioè proprio una memoria minimale, e lascio semplicemente 2 CPU per il suo utilizzo. Clicco ancora su avanti, attribuisco anche in questo caso delle dimensioni veramente minime a questo disco e vado a ridurlo a 40 giga, quindi abbiamo creato una macchina appositamente poco performante per vedere come si comporta questo sistema operativo. Clicchiamo ancora una volta su avanti e nel prospetto finale andiamo a cliccare su fine. Vediamo che la nostra macchina virtuale viene creata e a questo punto non dobbiamo che attenderne l'accensione. Premiamo un tasto per avviare dalla nostra ISO e attendiamo che carichi la prima schermata di installazione, procedura che dovrebbe essere infatti molto rapida. Vediamo qui che abbiamo diverse opzioni. Naturalmente con questa possiamo semplicemente spegnere il computer. Con questa seconda abbiamo un menu start che presenta delle utilities abbastanza interessanti che possono servire nel caso di problemi di funzionamento abbastanza basilari della nostra macchina. Con questa invece abbiamo un explorer rudimentale che ci consente di vedere le unità e le cartelle già presenti sulla nostra macchina virtuale, in questo caso, ma reale se stai avviando dal pendrive USB, e infine con il tasto con la bandierina possiamo far partire il setup, ovvero l'installazione di Ghost Spectre sulla nostra macchina. Aspettiamo qualche minuto che l'installazione si avvii e vada avanti. A questo punto possiamo premere il tasto Restart Now per accelerare il riavvio, e al riavvio non sarà necessario, qualora ci venisse richiesto nuovamente, premere un tasto. Ecco che la nostra macchina si riavvia, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Ed ecco che senza bisogno di nessun ulteriore intervento Ghost Spectre è installato nel nostro computer. Quello che ci viene richiesto a questo punto è un riavvio del sistema, quindi andiamo a cliccare su Yes.
Ed eccoci qui. Quello che vorremmo fare a questo punto è portare il nostro Ghost Spectre a tutto schermo. Quindi vediamo come effettuare l'installazione manuale delle Guest Additions. Quello che dobbiamo fare è nuovamente andare sulla barra in basso, selezionare Dispositivi e scegliere l'opzione Inserisci l'immagine del CD delle Guest Additions. Fatto questo, vedremo che nell'Explorer ci sarà il nostro disco virtuale che contiene appunto l'immagine delle Guest Additions. Selezioneremo la voce VBox Windows Additions AMD64 perché questo è un sistema a 64 bit, facendoci doppio clic e proseguiremo nell'installazione guidata. Quindi ci basterà cliccare su Next, ancora su Next, quindi su Install, e al termine di questa procedura andremo a chiudere la finestra e riavviare il sistema. Chiudiamo la finestra e clicchiamo su Finish per effettuare un riavvio. Bene, la nostra macchina si è riavviata e come puoi vedere adesso abbiamo Ghost Spectre finalmente a tutto schermo. Se per caso questo non dovesse avvenire in automatico, tutto quello che dovrai fare sarà tenere premuto il tasto CTRL e premere il tasto F per ridurre la schermata a finestra e quindi successivamente ripremere nuovamente il tasto CTRL e il tasto F per rendere effettive le modifiche e vedere finalmente il tuo Ghost Spectre a tutto schermo. Ma adesso andiamo a vedere che cosa può fare questo sistema operativo con delle risorse hardware così esigue a disposizione. Curiosando un po' sul nostro desktop ci accorgiamo della presenza di due icone piuttosto atipiche in Windows. La prima è CPU ID, che andremo a vedere tra un attimo, e la seconda è questo Ghost Toolbox, che altro non è se non l'equivalente di questa custom ISO del revision tool presente in RevIOS. Se infatti andiamo ad aprirlo, ci accorgeremo che caricherà un menu molto particolare che ci consentirà di effettuare sul nostro Ghost Spectre una serie di personalizzazioni. Nel caso in cui dovesse essere presente un aggiornamento, ci basterà cliccare su Yes e attendere alcuni secondi. Qualora inoltre comparisse questo errore relativo all'assenza di Internet Explorer, niente paura, è tutto normale e semplicemente si verifica perché Internet Explorer è stato strippato, cioè portato via da questa versione. Quindi clicchiamo su OK e andiamo a vedere un po' che cosa ci offre il nostro menu. Come vedi, qui abbiamo ad esempio una serie di installer, tra cui c'è possibile installare automaticamente Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e tante altre cose. Quando vogliamo installare qualcosa, semplicemente ci basta scegliere la relativa voce di menu, vedere il numero riportato a fianco e andare a digitarlo qui in basso dove dice Type Option. In questo caso proveremo ad installare Google Chrome, quindi digitiamo 14 e premiamo il tasto invio sulla nostra tastiera. Vediamo che parte una schermata che precede l'installazione e che ci chiede se vogliamo con 0 ritornare al menu principale oppure con 1 se confermiamo di voler scaricare il nostro Google Chrome. Andiamo a digitare nuovamente 1 seguito da invio. Vediamo che parte il download rapidissimo di Google Chrome, a cui segue appunto l'installazione dello stesso. Se aspettiamo semplicemente alcuni secondi, vedremo che Google Chrome sarà installato sulla nostra macchina. Ecco fatto, Google Chrome è stato installato e siamo ritornati automaticamente al menu principale. Come puoi vedere, il menu è molto vasto e soprattutto ci accorgiamo che da questa versione di Windows è stato strippato praticamente tutto. Infatti manca il Microsoft Store, manca l'Xbox Game Bar e così via. Ma naturalmente utilizzando questo menu saremo in grado di installare qualsiasi cosa ci faccia comodo. Una menzione particolare però la merita la voce numero 4 del primo menu in alto a sinistra, Ghost Online Activator.
Ora, questa è una versione di Windows 11 professionale, quindi per funzionare richiede una licenza di Windows 10 oppure di Windows 11 Pro. Questo Activator è un qualcosa che non andrebbe utilizzato, serve ad attivare in maniera illegale questa versione installando un software particolare che bypassa la richiesta di licenza. Il mio personalissimo invito in questo senso è di non utilizzare questa voce, di acquistare sempre, come è giusto che sia, delle licenze originali. Ma lasciandoti la libertà di sperimentare invece tutte le altre funzioni presentate da questo Ghost Toolbox, andiamo per il momento a chiuderlo e continuiamo il nostro tour di Ghost Spectre. L'altra icona che ti avevo promesso di mostrarti era questo CPU ID, che altro non è se non un utility che ci consente di esplorare le risorse hardware e di effettuare un benchmark di questa macchina. Questa è una cosa che gli sviluppatori di Ghost Spectre hanno voluto fortemente proprio per dimostrare la superiorità di questa custom ISO rispetto a tutte le altre, a loro dire anche rispetto a RevIOS. Ora, una cosa che mi sono divertito a fare è stata, per esempio, e ti invito a farlo anche tu, misurare la velocità di accensione, quindi la velocità di avvio di Ghost Spectre. Devo dire che è stata di parecchi secondi inferiore perfino a quella di RevIOS. Non ne parliamo rispetto a Windows 10 e Windows 11 tradizionali, perché non sono assolutamente competitive. Bene, lasciandoti la libertà di curiosare poi successivamente anche nella utility CPU ID, andiamo momentaneamente a chiuderla e prima di chiudere questo video andiamo a vedere, e mi scuso se sarà una ripetizione di quello che ho già mostrato per quanto riguarda RevIOS, andiamo a vedere appunto come italianizzare la lingua. Dopo aver fatto clic infatti sul pulsante Start, quello che dovremo fare è andare sui Settings e nella finestra che si aprirà nel lato sinistro scegliere la voce che dice appunto Time and Language. In questa voce portarci su Language and Region e selezionare la voce Add a Language. Qui in alto scriviamo Italian e scegliamo la nostra lingua italiana. Clicchiamo su Next ed andiamo ad aggiungere questo segno di spunta Set as my Windows Display Language, in modo da farla diventare la lingua predefinita. Clicchiamo su Install e attendiamo alcuni secondi che venga scaricata ed installata la lingua italiana. Terminata l'installazione, potremo cliccare sul pulsante Sign Out ed al riavvio ci accorgeremo che il nostro Ghost Spectre è stato italianizzato. Un'ulteriore cosa che possiamo fare sempre su impostazioni, data, ora e lingua e area geografica è scendere in basso dove dice impostazioni amministrative della lingua, andare a cliccare prima su copia impostazioni e aggiungere i due segni di spunta a schermata iniziale e account di sistema e successivamente anche a nuovi account utente in modo da italianizzare proprio tutto quanto il sistema. Clicchiamo su riavvia più tardi, andiamo ancora in basso in cambia impostazioni locali del sistema e qui andiamo a scegliere la lingua italiana. Clicchiamo su OK e clicchiamo su riavvia ora. Il nostro Ghost Spectre è finalmente bello e pronto all'uso. Prima di concludere, ritengo che qualche considerazione sia doverosa su questo Ghost Spectre. Ho testato diversi aspetti, ne ho testato ed apprezzato moltissimo la velocità, anche sulle macchine più vecchie, come hai potuto vedere era velocissimo anche con le caratteristiche hardware estremamente limitate che gli abbiamo concesso. Quindi sulla velocità niente da dire. E si è dimostrato affidabile dal punto di vista della sicurezza perché non c'è presenza di malware. Ho notato solamente delle connessioni strane, ma sono connessioni dirette al suo toolbox, quello strumento, e quindi è normale che se usi lo strumento per scaricare qualcosa da internet si crei qualche connessione che per la verità poi successivamente viene immediatamente interrotta.
Quello che mi manca però è un test sul lungo periodo e in questo sono qui a chiedere il tuo aiuto. Se avrai voglia di testarlo e di stressarlo un pochettino come abbiamo fatto tutti quanti insieme su RevIOS e soprattutto di darmi le tue impressioni in merito, te ne sarò veramente ma veramente grato. A questo punto, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!